Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. In questo video voglio mostrarvi la costruzione di una strategia di trading a partire dal pattern Harami, un pattern molto semplice costituito da solamente due candele. Come vedrete, con pochi accorgimenti si può ottenere una strategia davvero efficace e con un'alta percentuale di trading profitto, per cui restate e ci vediamo subito dopo la sigla. Bene, come anticipato, la strategia è basata sul pattern Harami. Vediamo quindi velocemente cos'è prima di passare ai risultati. Il pattern Harami è una delle configurazioni più semplici e facilmente individuabili dell'analisi tecnica, in quanto è composto da due sole candele e generalmente indica una fase di incertezza del mercato che può portare ad un'inversione del trend in atto. Può essere sia di inversione rialzista, in cui si ha l'interruzione di un trend ribassista e l'inizio di un trend rialzista, ed in questo caso è chiamato bullish Harami, sia di inversione ribassista, in cui invece da un trend rialzista si passa ad un trend ribassista, ed in questo caso viene chiamato bearish Harami. Vediamo la costruzione del bullish Harami, sapendo che poi è sufficiente invertire le regole per ottenere il bearish. Il pattern è davvero molto semplice ed è composto da una prima candela ribassista, quindi con prezzo di chiusura inferiore a quello di apertura, ed una seconda candela rialzista, quindi con chiusura maggiore dell'apertura. Infine, il corpo della seconda candela deve essere totalmente compreso in quello della prima, ovvero il prezzo di apertura della seconda candela deve essere maggiore della precedente chiusura, mentre il prezzo di chiusura deve essere inferiore alla precedente apertura. Tutto qui. Per il pattern di inversione ribassista valgono le stesse regole, ma ovviamente al contrario. Bene, passiamo a testare il pattern per vedere quanto è effettivamente affidabile. Per farlo ho sviluppato il trading system programmando le varie regole operative e ho svolto vari backtest su diversi strumenti finanziari e time frame, ottenendo in alcuni casi dei risultati discreti. Quello che voglio mostrarvi in questo video sono i risultati ottenuti sull'indice SP500 sul time frame orario. Prima di mostrarvi i risultati, vediamo però come ho gestito l'apertura e la chiusura delle posizioni. L'apertura dell'ordine, sia buy in caso di pattern rialzista, sia sell per il pattern ribassista, avviene all'apertura della candela successiva al pattern, mentre per la chiusura non ho utilizzato né stop loss né il take profit, ma ho impostato una semplicissima regola che impone di chiudere l'ordine in apertura di candela quando, nel caso di ordini buy, la chiusura della candela precedente è superiore al massimo della candela che la precede, mentre per gli ordini sell, quando la chiusura della candela è inferiore al minimo della candela precedente. Questa regola vale sia per ordini in profitto che per ordini in perdita. Ottimo, passiamo finalmente ai risultati. Come vi ho anticipato, vi voglio mostrare i guadagni ottenuti sull'indice SP500 con time frame orario. Per fare il backtest ho programmato il trading system con la Visual JForex e l'ho testato sulla piattaforma JForex di Dukascopy, usando il CFD che replica l'andamento dell'indice e aprendo operazioni da un contratto. Vi ricordo che con operazioni da un contratto un movimento di un punto dell'indice corrisponde ad un profitto o una perdita di $1. Infine, il backtest è stato fatto dal 1 gennaio 2016 al 15 luglio 2022, quindi più di 6 anni e mezzo, ed è stato eseguito con risoluzione tick by tick considerando commissioni e costi overnight. Beh, il grafico che vi sto mostrando non è molto promettente, l'equity è molto nervosa e costantemente in perdita. Se però togliamo tutte le operazioni di vendita, vediamo che le cose cambiano parecchio. L'equity rimane comunque molto disturbata, ma almeno la pendenza diventa positiva e ci fa sperare che con qualche affinamento della strategia si possa riuscire a ottenere qualcosa di buono. Per quanto riguarda i risultati e le metriche, il profitto è di $630,86, vengono eseguite 1409 operazioni, il profit factor è pari a 1.12, non molto alto quindi, il drawdown è di $366, piuttosto elevato in rapporto al profitto, ma la percentuale di trading profitto è del 70%, un valore piuttosto alto che ci indica che il pattern Harami è piuttosto affidabile. Quello che manca alla strategia forse è una corretta gestione della posizione e del rischio. Analizzando i risultati e la distribuzione dei guadagni e delle perdite durante i giorni della settimana,
vediamo che il giorno peggiore risulta essere il lunedì. Proviamo allora ad escludere questo giorno dal backtest. Escludiamo anche la domenica. Il mercato sul CFD apre infatti alla domenica sera e rimane aperto per 22 ore al giorno. Decidiamo quindi di evitare di operare anche nelle prime ore di apertura settimanale del mercato. Dal confronto tra le due equity vediamo che c'è già un miglioramento. Il profitto totale è maggiore, il profit factor è passato ad un valore di 1.18 e sono stati eliminati circa 300 trades, per cui è aumentato leggermente anche l'average trade. La percentuale di trading profitto invece è rimasta invariata e sempre pari al 70%, però il drawdown è aumentato di circa il 10% e ora sfiora i $400. Ora facciamo una riflessione sul pattern che stiamo utilizzando. La Rami, come ho detto prima, dovrebbe segnalare un'inversione del trend e dal momento che operiamo solo long ci indica il passaggio da un trend ribassista ad uno rialzista. Tipicamente quando gli indici e quindi anche l'S&P 500 si muovono verso il basso mostrano anche un aumento della volatilità, cioè quando perde valore diventa più nervoso e le candele tendono ad essere più lunghe. Ricordiamo infatti che si dice sempre che i mercati salgono con le scale e scendono con l'ascensore. Sulla base di questo voglio provare a introdurre un filtro che permette di aprire gli ordini solamente quando la volatilità è superiore a un valore medio. In particolare, per misurare la volatilità, utilizzo il classico ATR, l'Average True Range, e apro gli ordini solamente quando l'ATR giornaliero a 4 periodi, quindi con l'indicatore impostato in modo tale da essere molto veloce e reattivo, è superiore al valore dell'ATR calcolato utilizzando 30 candele giornaliere, quindi impostato in modo da darci un'indicazione più lenta e di più lungo periodo della volatilità. Introducendo questa modifica e confrontando la curva dell'equity con quella precedente, vediamo che c'è stato un importante miglioramento. L'equity è molto più lineare e meno nervosa ed il drawdown massimo è sceso al di sotto dei $130. Inoltre il numero di operazioni si è più che dimezzato, permettendo di triplicare l'average trade e il profitto finale è aumentato di quasi il 50% rispetto a prima. Infine il profit factor ora è pari a 1.55 e la percentuale di trading profitto è leggermente migliorata passando da 70 al 73%. Questa modifica ha quindi portato a un netto miglioramento dei risultati. Come ultima cosa proviamo a migliorare la gestione del rischio. Come vi ho spiegato all'inizio, la chiusura degli ordini avviene solo se la chiusura della candela è superiore al massimo della candela precedente. Questo significa che se mi trovo con un ordine aperto in una fase di correzione con chiusure sempre più basse, l'ordine non viene chiuso e rischio di andare incontro a grosse perdite. Per risolvere il problema lasciamo la regola di chiusura che vi ho appena spiegato solo quando i trade sono in profitto ed introduciamo lo stop loss. In questo modo se l'operazione è in positivo lascio correre i profitti, mentre se è in negativo taglio subito le perdite chiudendo con lo stop loss. Per il posizionamento dello stop loss riutilizziamo il concetto della volatilità ed in particolare lo impostiamo pari al valore dell'ATR giornaliero a 14 periodi del giorno precedente, moltiplicato per 1.3. In questo modo posizioniamo lo stop loss ad una distanza leggermente superiore al movimento medio giornaliero registrato negli ultimi 14 giorni. Il calcolo del prezzo di posizionamento dello stop loss è molto semplice. Una volta individuato il prezzo di apertura dell'ordine, basta andare sul grafico giornaliero, guardare il valore dell'ATR a 14 periodi del giorno precedente e moltiplicare questo valore per 1.3. Infine si sottrae il risultato al prezzo di apertura dell'ordine. Tutto qua. Con questa ultima modifica i risultati sono ulteriormente migliorati. L'equity è diventata ancora più lineare, i profitti sono aumentati di un altro 30%, così come l'average trade. Il profit factor ora ha un valore di 1.66, quindi molto buono. L'unico aspetto negativo è che il drawdown è leggermente aumentato da 129 a $155, ma è comunque un valore accettabile. Infine, il valore forse più sbalorditivo è la percentuale di trade chiusi in profitto che è pari al 93%. Su 476 operazioni, 442 vengono chiuse in profitto. Chiaro che con percentuali così alte è normale attendersi un profitto medio molto più basso della perdita media. Infatti il profitto medio è pari a $8, mentre la perdita media è di 58. Ovviamente perde raramente, ma quando perde le cifre possono essere importanti.
Come ultima cosa vi propongo il grafico con l'evoluzione dell'equity a seguito dei vari miglioramenti alla strategia. L'equity verde è relativa alla strategia originale e basata sul pattern a rami, ma con solamente gli ordini buy. La rossa è quella in cui è stato imposto di non aprire gli ordini di domenica e lunedì, la gialla è stata ottenuta inserendo il filtro della volatilità ed infine quella viola è la versione finale con lo stop loss. Il miglioramento è evidente. Il profitto totale è più che raddoppiato, mentre il numero di trade è pari ad 1/3 ed il drawdown si è dimezzato. Insomma, ora è una strategia che, dopo una fase di incubazione di qualche settimana, potrebbe essere messa a operare sul mercato. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Stiamo lavorando ad altre strategie che vogliamo proporvi sul canale, per cui se non volete perdervele iscrivetevi per essere avvisati non appena usciranno i prossimi video. Inoltre non dimenticare di lasciare un like per farci sapere che avete apprezzato il video e per supportare il canale ed il lavoro che stiamo facendo per portarvi sempre contenuti di qualità. Con questo vi ringrazio e ci vediamo presto.